Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con i Romantic Tarot. È da un po' di tempo che appunto non usavo sul canale questo mazzo e di conseguenza parliamo d'amore. D'amore in riferimento ad una storia clandestina, quindi nascosta, che voi state vivendo con una persona che è impegnata ufficialmente. Per impegnata voi sapete che io faccio comunque sempre riferimento ad una persona che può essere sposata oppure anche semplicemente fidanzata, convivente, comunque una persona che ha ufficialmente un'altra persona al suo fianco e che contemporaneamente frequenta ovviamente anche voi in segreto. Quest'oggi però, come avrete sicuramente notato dal titolo, il focus dell'attenzione della stesa non riguarda il vostro rapporto con quest'uomo, ma il rapporto che quest'uomo ha con la compagna ufficiale. Quindi vogliamo cercare di capire come procederà la loro storia, cioè ad oggi nel presente, come lui vive questo rapporto con lei, i pro e i contro, quali sono i suoi desideri, le sue speranze, l'ambiente che li circonda, il legame karmico che ovviamente c'è, quel qualcosa che ancora lo tiene legato a questa persona, ovviamente il consiglio degli arcani che chiaramente viene dato a voi per come dovreste ovviamente agire in questa situazione ed infine il futuro tra ovviamente il vostro uomo e la compagna ufficiale. Quindi, come avrete ben capito, utilizzerò il metodo delle 8 carte, o 7 più 1, come dico sempre io, perché è un metodo, in questo caso, per questo tipo di stesa, direi piuttosto importante, anche perché, vi ripeto, ciò che questa domanda vuole andare a chiarire è il presente. Il passato già lo sapete, già lo conoscete, probabilmente anche lui ve ne ha già parlato. Quello che a noi interessa è il presente, perché è il presente, ragazzi, il nostro trampolino di lancio verso il futuro. Il passato ormai è passato, sul passato non si può più agire, ma sul presente sì, e ovviamente di rimando anche sul futuro. D'accordo? Quindi cerchiamo di capire, ovviamente nelle tempistiche identificate dalle carte, il futuro di questa coppia, quindi chiaramente nell'immediato appunto futuro, visto che ci avviciniamo comunque alle festività ed è un periodo chiaramente piuttosto duro per chi vive storie di questo tipo, che sono comunque delle storie d'amore. Però è chiaro che attraversano in questo periodo dei momenti di allontanamento e chiaramente di dovuto distacco, di obbligato distacco, diciamo così. È una domanda che mi viene fatta molto spesso, di conseguenza appunto è utile, a mio avviso, una stesa tarologica per aiutarvi anche un po' a riflettere e a comprendere, in base allo status quo, chiaramente le vostre necessità, i vostri sogni, i vostri desideri. Cerchiamo di capire ovviamente che percorso poter intraprendere per riuscire in qualche modo a vivere al meglio una situazione di questo genere, perché è questo, io lo ripeto sempre ragazzi, a cui servono le stese tarologiche, per aiutare il consultante a riflettere, non tanto sulle altre persone, quanto su se stessa, sull'esperienza, sulla storia, sulla relazione che sta vivendo, per cercare di capire, ma è la storia giusta per me? Dunque, iniziamo quindi a mescolare il mazzo e ovviamente facendoci sempre guidare dal principio di sincronicità, cerchiamo appunto di capire cosa accadrà tra l'uomo che state frequentando in gran segreto e la
compagna ufficiale, come sta vivendo il presente con lei, i pro e i contro della loro relazione, l'ambiente che li circonda e chiaramente il futuro. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Allora, mettiamo il mazzo in questa posizione qua, in modo che non dia fastidio alla lettura. Perfetto. Allora, iniziamo con la prima posizione, ossia appunto il presente di questa storia, cioè tra lui e questa donna, come sta procedendo il loro rapporto. Allora, in questo caso abbiamo la carta del Sole. Allora, la carta del Sole ci parla di una coppia che nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, ha vissuto dei momenti di particolare negatività. Noi sappiamo che la carta del Sole è appunto il 19° arcano, che deriva direttamente dal 18° arcano, che è appunto la carta della Luna. Quindi ha attraversato un periodo, vi ripeto, di grande negatività che obiettivamente ad oggi è stata in qualche modo superata, o comunque hanno cercato una sorta di riappacificazione, di riconciliazione. Quindi questa persona ad oggi sta cercando, proprio come ci suggerisce la carta del Sole, di riportare una certa serenità nel proprio ambito appunto familiare. Cioè sta cercando di fugare qualsiasi dubbio, qualsiasi sospetto, appunto la carta precedente, la carta della Luna, nei suoi riguardi. Quindi nel caso in cui in passato voi abbiate visto questa persona più distante, anche proprio rispetto a voi, il tutto è avvenuto perché questa persona ha rischiato di essere scoperta e quindi di conseguenza ovviamente anche il vostro rapporto. Quindi sta cercando di comportarsi nel modo più pulito possibile o comunque nel modo più trasparente, apparentemente trasparente, nei confronti della compagna ufficiale. Quindi ci parla di riappacificazione, di riconciliazione, dopo un periodo particolarmente burrascoso. È chiaro che comunque questa persona ha una storia con voi, parallela, quindi il Sole non ci può parlare logicamente, razionalmente di sentimento, ma ci parla di un rapporto che questa persona sta cercando di vivere in maniera equilibrata. Il Sole ci parla anche, vi ripeto, di buone notizie, ci parla comunque anche di aiuti, anche economici, quindi potrebbero per esempio aver ricevuto un'eredità, un grosso lascito, oppure appunto potrebbero aver chiesto un prestito che gli è stato finalmente concesso. Questa è una persona che sta vivendo il proprio rapporto in maniera molto più serena, in maniera molto più tranquilla, proprio perché si sente con le spalle un po' più coperte e perché pensa di poter, vi ripeto, beneficiare di aiuti da parte di qualcuno
che fa parte appunto delle proprie conoscenze, del proprio entourage, oppure appunto della propria famiglia, ad esempio, perché il Sole ci parla proprio anche dell'ambito familiare. È chiaro che in questo caso la carta del Sole può anche parlarci della possibilità che queste due persone abbiano dei figli. Nel caso in cui abbiano dei figli, queste due persone si stanno concentrando sui loro figli. Si stanno evidentemente preparando a queste festività, cercando di garantire ai propri figli il momento, diciamo, migliore per quanto riguarda appunto i prossimi giorni di vacanza. Quindi stanno cercando di rendere sia lui che lei il proprio ambiente il più vivibile possibile, evitando, vi ripeto, litigi, conflitti, maldicenze, pettegolezzi. Cioè stanno cercando di evitare quel maremoto che tra loro c'è stato precedentemente. Ma vi ripeto, ci può anche parlare proprio di trattative economiche che possono far sentire appunto questa persona completamente al sicuro e molto più ottimista circa il proprio futuro. Non il proprio futuro con lei, il proprio futuro strettamente, diciamo, personale. D'accordo? Quindi la carta del Sole in questo caso ci parla in realtà di un riavvicinamento, però chiaramente momentaneo, tra queste due persone, dovuto ovviamente alla necessità, vi ripeto, di mantenere equilibrato e sano il più possibile, anche eventualmente per i propri figli, appunto il proprio nucleo familiare, vi ripeto, in vista per esempio delle prossime festività. O comunque il Sole ci parla appunto di festeggiamenti in famiglia, quindi potrebbero prepararsi per esempio a vivere nelle giornate di festa con i propri parenti e la propria famiglie di origine di lui e di lei o di entrambi, quindi stanno cercando di fare buon viso a cattivo gioco. Questo però fa sentire quest'uomo rigenerato, perché evidentemente quest'uomo non riesce a sopportare momenti di tensione. Può essere anche un uomo molto forte, determinato, però obiettivamente è una persona che a quanto pare fa molta fatica a gestire dei momenti di criticità e di conseguenza vivere per lui un momento di maggiore equilibrio non gli può far altro che bene. Si sente rinvigorito, si sente più energico da un punto di vista proprio strettamente psicofisico. Quindi è chiaro che questa persona ha tutta l'intenzione di evitare momenti di inquietudine, perché lo fanno stare male. Evidentemente, vi ripeto, è una persona un po' fragile, che ha delle proprie fragilità e quindi fa fatica, vi ripeto, a gestire una situazione magari di maggior difficoltà, come nel passato. Questo lo fa sentire bene anche nei vostri confronti. Quindi questa positività che lui evidentemente vive in famiglia lo fa star bene anche nel momento in cui si rapporta a voi. Quindi nei prossimi giorni potreste sentirlo, vi ripeto, più sereno, vederlo più gioioso, ma vi ripeto, non perché questa persona in qualche modo provi del sentimento devastante per la compagna ufficiale, ma perché vede la propria situazione casalinga, diciamo quotidiana, migliorata notevolmente rispetto al passato. Anche, vi ripeto, da un punto di vista economico. Per esempio, nel caso in cui la compagna ufficiale avesse avuto problemi economici e professionali, potrebbe aver trovato un nuovo lavoro. Nel momento in cui lui, per esempio, possa aver vissuto periodi di disoccupazione, può aver trovato lavoro. Quindi ci sono state delle buone notizie che in qualche modo lo fanno stare meglio, lo fanno sentire meglio da un punto di vista pratico. Quindi si sente più adatto, più idoneo anche a vivere una relazione più spensierata e tranquilla con voi. Quindi è un uomo che in questo momento si sente più energico, ha voglia di fare, ha voglia di progettare. È una persona che sta guardando anche verso il futuro,
L'arcano del Sole è il 19° arcano, quindi arriviamo quasi alla chiusura del ciclo del percorso del bagatto. Quindi è chiaro che quest'uomo sta anche guardando verso un nuovo futuro che potrebbe appunto volere con voi, proprio come chiusura di un ciclo precedente per aprirne uno nuovo, ma aveva strettamente bisogno di ritrovare la propria serenità. Perché per lui è fondamentale, cioè quest'uomo evidentemente fa fatica a vivere in un clima di incertezza, in un clima di litigio e di conflitto. Quindi ha la necessità di muoversi in un ambiente il più possibile sereno ed equilibrato. Questo lo fa star bene e in qualche modo gli fa tornare voglia anche di progettare nei vostri stessi confronti. D'accordo? Allora, vediamo a questo punto i pro della situazione, cioè effettivamente tutta questa energia psicofisica che quest'uomo prova nei confronti appunto della situazione, del proprio ambito familiare con la compagna ufficiale, da cosa deriva? E qui abbiamo il fante di bastoni. Allora, queste due persone sicuramente hanno ricevuto delle notizie, ve l'ho detto con la carta del Sole. Bastoni, quindi sono notizie inerenti all'ambito professionale o comunque economico, che ovviamente ne consegue. Sono notizie che lo hanno in qualche modo, come vi dicevo prima, fatto sentire con le spalle coperte, quindi più sicuro di sé, anche eventualmente nel poter comunicare più facilmente anche con voi. Perché in realtà il fante di bastoni ci parla di comunicazioni anche volte alla lusinga, all'attrazione, al corteggiamento. Quindi questa persona, vi ripeto ragazze, la vedrete, la sentirete molto più felice, molto più serena, molto più energica, anche proprio con voi, perché comunque la sua situazione familiare con la compagna ufficiale, con i propri figli, con la propria famiglia di origine è migliorata grazie, vi ripeto, a delle ottime notizie da un punto di vista professionale e economico-finanziario. Quindi questa persona potrebbe aver iniziato un nuovo lavoro, o lei potrebbe aver iniziato un nuovo lavoro, o comunque potrebbero aver fatto per esempio dei colloqui che apparentemente sembrano essere andati molto bene, o comunque questa persona ha ricevuto delle notizie economico-finanziarie positive, per esempio un'eredità, o stanno cercando di vendere una casa e probabilmente sono riusciti nelle proprie trattative e ad ottenere la cifra che volevano. Quindi qui ci sono state delle belle notizie che hanno reso questa persona molto più fiduciosa, vi ripeto, nei confronti del futuro. Perché il fante di bastoni ci parla proprio di notizie. Come tutte le carte che rappresentano appunto dei fanti, rappresentano appunto delle notizie, delle novità molto importanti. Il fante di coppe rappresenta notizie in amore, il fante di denari delle notizie che concernono appunto l'aspetto economico finanziario, più che altro monetario, molto positive. Ecco, per quanto riguarda il fante di bastoni, le notizie positive riguardano la creatività, l'aspetto concreto, pratico, quindi professionale del vivere. E questa persona potrebbe volervene parlare, perché vi ripeto che la comunicazione qui è sempre in primo piano. Quindi molto probabilmente a breve questa persona potrebbe raccontarvi qualcosa proprio in riferimento a questa situazione. Voi sapete che, ragazzi, in tarologia le carte che riguardano ovviamente il presente non sono inerenti ad un presente tout court, ma si possono ovviamente riferire anche ad un immediato futuro, per esempio. Quindi tra qualche giorno al massimo questa persona potrebbe appunto parlarvene, tra qualche settimana potrebbe appunto rivelarvi quel qualcosa che in questo momento lo fa star meglio. Lo fa, vi ripeto, sentire con le spalle coperte, pronto anche, vi ripeto, al corteggiamento nei vostri stessi confronti. Quindi in realtà, in questo caso, quest'uomo si sente veramente molto fortunato.
proprio perché sente di poter appunto progettare concretamente, bastoni, la sua vita in virtù di quello che a lui piace di più. Quindi tutto ciò che concerne appunto le sue passioni, tutto ciò che lo fa sentire vivo. I bastoni potrebbero però rappresentare anche un piccolo viaggio, quindi questa persona potrebbe assentarsi per qualche giorno, sicuramente, magari durante le festività natalizie, quindi potrebbe raggiungere la propria famiglia o comunque potrebbe decidere di appunto effettuare un viaggio verso un paese caldo. Ecco qui la carta del sole. Per esempio, nel caso in cui sia appunto una persona che ama particolarmente viaggiare o che magari ha i propri genitori, la propria famiglia che vive per esempio nel nostro meraviglioso Sud Italia o comunque in qualsiasi altra zona del mondo particolarmente assolata. D'accordo? Quindi potrebbe comunicarvi anche un piccolo viaggio che potrebbe appunto effettuare con questa compagna ufficiale e con i propri figli. Però vi ripeto ragazzi, questa non è una persona che sta pensando di chiudere con voi, assolutamente no, anzi vi ripeto, sta pensando proprio di parlarne con voi, di comunicarvi qualcosa di positivo che gli è accaduto, che gli sta accadendo e che lo fa star bene, lo fa sentire più sereno, quindi anche di potersi rapportare a voi con maggior libertà. D'accordo? Vediamo a questo punto che cos'ha nel cuore quest'uomo, i suoi reali desideri. E qui appunto abbiamo la carta del mondo, ve l'avevo detto ragazzi, con la carta del sole. Quest'uomo ha la necessità di chiudere un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. La carta del mondo rappresenta il cambiamento di partner, quindi questa è una persona che ha intenzione di ricominciare da capo, sia da un punto di vista appunto sentimentale che proprio anche ufficiale, quindi potrebbe in qualche modo anche pensare a voi come ad una compagna ufficiale da sostituire alla compagna che lui ha in questo momento. La carta del mondo rappresenta un cambiamento epocale, quindi questa persona, ve l'ho detto, si sente bene, deve aver ricevuto quella notizia, quelle notizie che lo hanno reso veramente molto felice, per cui si sente veramente appunto all'apice del mondo, come se in questo momento possa realizzare di tutto. Quindi, ovviamente, come vi dicevo già dall'inizio, questa persona sta guardando oltre il proprio presente, sta guardando verso un nuovo futuro, che implica la chiusura di un ciclo, quindi la chiusura col passato, per aprirsi a qualcosa di completamente nuovo. Quindi questa è una persona che potrebbe proprio, vi ripeto, parlarvi di questa sua intenzionalità di cambiare tutto della sua vita. Guardate ragazzi che il mondo è l'ultimo arcano maggiore, quindi rappresenta proprio un punto di svolta fondamentale nella vita di quest'uomo. Quindi potrebbe appunto voler cambiare lavoro, voler cambiare casa, voler cambiare luogo di abitazione, voler cambiare appunto compagna, voler cambiare vita. Questa persona vuol cambiare pelle, ma è anche molto consapevole che in questo momento questo passo lo può fare, mentre in passato no. Ora sì, e il suo desiderio è questo. A cosa pensa? Cosa sogna? Questo, di cambiare tutto della sua vita, compreso la compagna che ha al proprio fianco, e ricominciare con voi. Bellissima questa stesa, Devo ammetterlo, quest'uomo è particolarmente consapevole, rispetto magari anche a tanti altri soggetti che abbiamo visto precedentemente, perché comunque è capace nel realizzare il proprio presente, perché si sta dando particolarmente da fare, ma chiaramente è anche una persona che è in grado di guardare verso il futuro, desidera un cambiamento, quindi non è questa persona del tutto spaventata dal cambiamento. Vediamo a questo punto però i contro della situazione, quindi gli effettivi ostacoli, il 2 di bastoni. Allora,
Questa persona deve organizzarsi perché il 2 di bastoni rappresenta proprio la programmazione minuziosa, senza lasciar nulla al caso, in modo da non incorrere in pericoli o comunque in modo da non scivolare in situazioni negative come quelle che ha vissuto in passato. Il 2 di bastoni è una carta che ci parla di appunto programmazione, è una carta che ci parla di pianificazione, cioè sta cercando di capire come potersi muovere in modo da organizzarsi al meglio per in qualche modo poter gestire la situazione nel migliore dei modi. Perché il 2 di bastoni ci parla comunque di possibile contrasto. Quindi questa persona sa che potrebbe in qualche modo incorrere in una conflittualità aperta con la compagna ufficiale. Nel momento in cui questa donna possa scoprire che lui in realtà ha scelto un'altra strada, quindi un'altra donna, cioè voi. Perché il 2 di bastoni, come tutte le carte di grado 2, ci parla di una rivalità tra due persone. Quest'uomo è a un bivio, quindi è già pronto alla scelta, ragazze? È una persona, ve l'ho detto, che sta in qualche modo già organizzandosi in maniera, direi, piuttosto seria per quanto riguarda il suo futuro, quindi aspettatevi qualsiasi comportamento da parte di questa persona, ma di fronte ad un'eventuale scelta, questa persona sa che non può sbagliare, che deve essere una scelta definitiva, che deve fare non solo con il cuore e la passione, ma anche con la testa. Quindi vi ripeto, il 2 di bastoni parla proprio di pianificazione, cioè sta cercando di capire come muoversi per cercare di raggiungere la vetta, quindi i suoi desideri, quindi quello di appunto cambiare completamente partner, vita, quindi realizzare la carta del mondo. Ma è chiaro che in questo caso questa persona si sente comunque in pericolo perché nel caso in cui la compagna ufficiale, magari anche proprio la famiglia della compagna ufficiale possa scoprire che lui comunque in realtà ha sempre avuto un'altra persona, è chiaro che la situazione potrebbe nettamente peggiorare. Di conseguenza sta cercando di non compiere errori per non creare rivalità, quei disturbi che appunto vi dicevo inizialmente e in passato gli avevano dato particolarmente fastidio. Quest'uomo, ve lo ripeto, non ama il conflitto aperto, quindi farà di tutto per evitare che ci possa essere. D'accordo? Quindi è una persona che sì, vuole realizzare il proprio futuro con voi, assolutamente sì, ma è una persona che pur essendo già pronta a scegliere, e ve lo ripeto e ve lo ribadisco, ha comunque però paura di incorrere ovviamente in troppe difficoltà e soprattutto in una rivalità aperta, in un conflitto aperto. Quindi teme che la compagna ufficiale e probabilmente anche la famiglia di questa donna possa divenirgli, diciamo, del tutto nemica. E di conseguenza sta cercando di programmare e organizzare la situazione al meglio, in modo anche da effettuare una scelta definitiva, che sia una sorta di per sempre e che gli permette in qualche modo di organizzarsi al meglio. Vediamo a questo punto l'ambiente che li circonda e qui abbiamo il 6 di coppe. Allora, qui c'è sicuramente una storia che dura da tanto tempo, perché il 6 di coppe ci parla di un passato che lega inevitabilmente queste due persone. Quindi o sono due persone che stanno insieme da tanti anni, il classico matrimonio o fidanzamento avvenuto da giovani, per cui sono insieme da tantissimi anni, oppure obiettivamente sono persone che hanno comunque un legame molto profondo, al di là comunque dello scorrere del tempo, quindi hanno condiviso anche delle situazioni particolarmente infelici, che in qualche modo ha contribuito a unirli, perché il 6 di coppe ci parla proprio delle memorie del passato. Quindi queste sono due persone legate, vi ripeto, da malinconia, fatti, eventi, situazioni del passato che li ha visti
sulla stessa barca, diciamo, e quindi lottare anche di fronte alle stesse difficoltà. C'è qualcosa che in qualche modo li tiene molto legati. Il 6 di coppe ci parla anche dell'infanzia, quindi come vi ho detto con la carta del sole, queste due persone potrebbero avere dei figli, anche più di uno. Quindi nel caso in cui abbiano dei figli, sono sicuramente degli elementi fondamentali, come è giusto che sia, nella vita dell'uno e dell'altra. Ma è chiaro che in questo caso è un legame molto importante, quello che hanno con i figli, particolarmente stretto, per cui nel momento in cui queste due persone vadano a lasciarsi, ci sarebbe comunque questo scoglio da dover superare, cioè il non voler far soffrire giustamente i propri figli. Ma vi ripeto, hanno condiviso tanto, quindi o tanti anni, oppure comunque delle vicende molto importanti della vita dell'uno o dell'altra che comunque li lega ancora tuttora e che fa parte del passato. Quindi per esempio lui potrebbe aver aiutato lei con la propria famiglia di origine, oppure lei potrebbe aver aiutato lui con la propria famiglia appunto d'origine, quindi con i propri genitori, i propri fratelli, le proprie sorelle. Cioè si sono aiutati vicendevolmente. Quindi loro è un rapporto, anche diciamo dall'esterno, ben visto, proprio perché sembra solido, anche se abbiamo visto che non lo è. Ma sembra veramente solido il rapporto tra queste due persone, proprio perché evidentemente hanno condiviso tanto o stanno insieme da tantissimo tempo. Quindi anche le persone, l'ambiente che in qualche modo li circonda, è un ambiente che li conosce da tanto tempo, che li ammira come coppia da tanto tempo, che vede in loro la coppia ideale, un esempio da seguire, paradossalmente. Quindi, per esempio, è una coppia che frequenta gli stessi amici, gli stessi posti. Potrebbe essere una coppia molto abitudinaria. Potrebbero amare anche comunque viaggiare, spostarsi, ma nella propria quotidianità sono persone molto molto abitudinarie. E di conseguenza un loro lasciarsi potrebbe creare problematiche, per esempio anche nell'ambito delle loro stesse conoscenze, gruppo amicale piuttosto che familiari, perché vi ripeto, li vedono uniti da tanto tempo o che hanno condiviso veramente tanto. Vediamo a questo punto, appunto, quel filo rosso che li lega, quindi a livello karmico, obiettivamente, che cosa ancora li lega? Mamma mia, la carta della torre. Allora, da un punto di vista sentimentale e fisico ed erotico, nulla, perché la carta della torre ci parla appunto di un rapporto che è finito da tempo. Stanno insieme da tempo, ma il rapporto è finito da tempo. Interessante questa coppia. Allora, di conseguenza, appunto, queste due persone sono unite da che cosa? La torre, ragazzi, che cosa rappresenta a livello emotivo? Quali emozioni? Quali sentimenti vi rimanda? Il crollo, quindi la tensione, la paura, il non avere terreno sotto ai piedi, il non avere le spalle coperte, quelle spalle che lui ad oggi si sente invece appunto protette da questa ottima notizia, da una situazione professionale ed economica decisamente migliore rispetto al passato e che di conseguenza rappresenta per lui un trampolino di lancio verso un nuovo futuro. Ma questa persona e anche lei a lui, quindi entrambi, sono rimasti vicendevolmente legati a causa della paura di un crollo. Pensa che legame fantastico tra queste due persone. Cioè sono due persone che se sino ad ora non si sono mai lasciate realmente è per la paura di affrontare un crollo, un cambiamento, qualcosa di veramente dal loro punto di vista, ragazzi, disastroso per quanto riguarda appunto nel caso in cui abbiano dei figli è comprensibile, ma per quanto riguarda le famiglie di origine, per quanto riguarda il gruppo amicale, i conoscenti, mi sembra obiettivamente un po' esagerato, perché sono persone adulte che possono comprendere che una coppia si possa separare. È chiaro che dal loro punto di vista invece qui ci sarebbe una sorta di rivoluzione epocale che creerebbe non poco disequilibrio e quindi il perdere tutti quei punti di riferimento che queste due persone vogliono. Io ragazzi con questa carta del sole, ve l'ho detto sin dall'inizio,
Questo è un uomo che ha paura, ma di conseguenza anche lei a questo punto, di dover affrontare delle situazioni pesanti e gravose, perché non amano i cambiamenti. Sono persone, vi ripeto, molto legate all'immagine che rimandano agli altri di loro, che deve essere sempre perfetta, ve l'ho detto con questo 6 di coppe, devono rappresentare la famiglia ideale, ma soprattutto sono due persone che detestano i cambiamenti, detestano i litigi, detestano i faccia a faccia. Quindi sono due persone che, come vi ho detto all'inizio, stanno cercando di mantenere buon viso a cattivo gioco perché temono una rottura. Quindi sono due persone potenzialmente molto fragili, al di là chiaramente del rapporto che possano avere con i propri figli nel caso in cui ce li abbiano, ma sono persone che effettivamente diffondono comunque paura in maniera egoistica di dover provare paura. Hanno paura della paura, quindi hanno paura di confrontarsi con l'ignoto, con una nuova vita, con una nuova compagna, un nuovo compagno, col dover dare spiegazioni, magari giustificazioni a terze persone sulla motivazione che li ha portati ad una separazione, fermo restando che possono tranquillamente non dover dare spiegazioni, ma evidentemente loro ritengono invece di doverle dare. Quindi si sentono molto vincolati dalle persone, dall'ambiente che li circonda, al punto da sentirsi quasi destabilizzati al pensiero di dover comunicare la loro rottura. Quindi sono due persone che sono sempre state tenute assieme da questa paura, la paura dell'ignoto, la paura del nuovo. Non c'è amore, non c'è sentimento tra queste due persone e non c'è neanche desiderio fisico, perché la torre rappresenta comunque un erotismo inesistente o comunque qualcosa di appunto abitudinario che annoia, che non crea passione. La torre rappresenta comunque un ideale malsano, quindi probabilmente quando queste due persone si sono messe insieme pensavano di essere magari la coppia giusta, di essere l'uno per l'altra. In realtà non era assolutamente così, perché la torre rappresenta il crollo di tutto ciò che si è in qualche modo costruito, ma su false basi o su basi sbagliate. È chiaro che in amore è possibile fare un errore di questo genere, cioè pensare di aver trovato la persona, l'uomo, la donna della propria vita, invece poi non è così. Ma nel momento in cui queste persone lo hanno capito, si sono rifiutate comunque di porvi fine. Sono due persone caratterialmente, vi ripeto, fragili, che temono comunque, vi ripeto, il cambiamento. Lui ora lo vede il cambiamento, addirittura si sta già organizzando, ve l'ho detto con questo 2 di bastoni. Sì, ma perché ora si sente con le spalle coperte, ma altrimenti in passato non avrebbe mai fatto una cosa del genere quest'uomo, né tantomeno lei. Quindi obiettivamente è una coppia, ragazzi, che molto probabilmente da tanti anni ha già smesso di amarsi, di desiderarsi e potrebbero anche essersi traditi più e più volte ripetutamente, perché la carta della torre ci parla anche di tradimenti, di litigi, di discussioni dovute per esempio a molta gelosia, ma magari anche alla scoperta di appunto eventuali tradimenti. Quindi in realtà è una coppia che non ha mai poggiato le proprie basi sulla fiducia, assolutamente mai, anzi, ma obiettivamente non avevano e non hanno mai avuto sino ad ora il coraggio di pensare ad una rottura. Vi ripeto, a prescindere dalla presenza o meno di figli, ma anche proprio a causa della necessità di dover, dal loro, vi ripeto, punto di vista, giustificare questa rottura con tutte le persone che li circondano e che fanno parte della loro quotidianità, quindi familiari, famiglia di origine, piuttosto che appunto amici, colleghi, parenti e conoscenti vari. Quindi vi ripeto, la carta della torre ci parla proprio di timori ingiustificati, di dubbi senza fondamenta. Queste persone hanno sempre avuto il timore di scontrarsi con la realtà. Facevano fatica a prendere coscienza del fatto che il loro rapporto è ormai terminato e preferivano rimanere in una sorta di equilibrio stagnante, pur in qualche modo di avviarsi ad un mutamento che dal loro punto di vista era troppo drastico, improvviso e che in qualche modo li avrebbe comunque portati ad un eccessivo azzardo. E quindi molto spesso, ragazzi, questa è anche una cosa che spero lui vi abbia raccontato,
molto spesso si sono trovati di fronte ad una rottura, quindi ci hanno già pensato diverse volte di lasciarsi, ma obiettivamente poi sono sempre ritornati sui loro passi, proprio come hanno fatto in questo momento con la carta del sole. Quindi cercano comunque sempre di mettere una pezza su una situazione nel momento in cui arriva ad un livello di criticità eccessivo. E quindi cercano sempre di fare retromarcia e di ripartire per evitare il peggio. Quindi hanno sempre cercato di scantonare una chiusura. Ma vi ripeto, per delle autolimitazioni, delle autocastrazioni che queste persone facevano nei confronti delle loro reali aspettative. Allora, vediamo che cosa vi consigliano appunto gli arcani. Qui abbiamo il 7 di denari. Allora, il 7 di denari ci parla di coraggio, ci parla di un investimento nei confronti del futuro, proprio perché in qualche modo evidentemente voi arriverete al successo, perché il 7 di denari ci parla di successo, ci parla di riuscita, ci parla di riuscire ad ottenere tutto ciò che vi siete prefissati sino ad ora con questa persona. Però purtroppo è un 7 di denari, che è una carta dalle tempistiche lente. Quindi evidentemente la rottura tra queste due persone sarà una rottura piuttosto lenta nel tempo, ma lo abbiamo visto che comunque sono persone che fanno molta fatica in qualche modo a prendere atto e coscienza della necessità di staccarsi definitivamente l'uno dall'altra, nonostante, ripeto, che lui comunque in questo momento stia già pensando, addirittura programmando concretamente, non solo al parlarvi di questa situazione, ma in qualche modo anche al rompere il rapporto ufficiale. Questo sicuramente sì, ma con questo consiglio le carte sicuramente vi stanno portando ad aprire gli occhi. Il successo ci può essere con questa persona? Assolutamente sì. 7 di denari, vi ripeto, ci parla di guadagno, ci parla di un investimento ovviamente proficuo per quanto riguarda il futuro, ma ci parla di un futuro lontano, perché il 7 di denari ovviamente rispetto agli arcani minori è ovviamente quello che ha le tempistiche probabilmente più lunghe, assieme anche al 10 di denari. Quindi in realtà è chiaro che in questo caso questa persona sta già pensando di rompere il proprio rapporto, sta già sognando, immaginando di ripartire da zero con voi, ma sa anche che le difficoltà sono obiettivamente importanti o che comunque le tempistiche di distacco da questa persona sono piuttosto lunghe. I denari di solito non ci parlano di giorni o settimane, come invece potrebbe accadere nel caso appunto dei bastoni o delle carte di coppe, ci parla di mesi, addirittura entro l'anno. Quindi in questo caso voi potreste sicuramente vedere un cambiamento importante nel rapporto tra queste due persone, quindi un epilogo, quindi il verificarsi di questa torre, sì, perché il percorso karmico di queste due persone è la torre, quindi queste due persone non staranno insieme in eterno. È un rapporto che si scioglierà, però purtroppo non è un 7 di bastoni, è un 7 di denari. Quindi sicuramente stiamo parlando anche di tempistiche che si aggirano intorno appunto ai 7, gli 8, 9, 10 mesi. Entro l'anno. Quindi sì, sicuramente i cambiamenti ci sono, sì, sicuramente arriverete al successo, ma le tempistiche sono obiettivamente lunghe. Quindi la decisione, ragazze mie, spetta a voi. Qui non abbiamo un asso di coppe, per cui a breve la situazione tra queste due persone andrà a cambiare. Qui abbiamo sicuramente delle tempistiche più lunghe, per cui è ovvio che in questo caso spetta alla consultante decidere come poter portare avanti e gestire la propria vita, a prescindere dalla vita e dalle decisioni di questa persona in riferimento appunto al suo rapporto con la compagna ufficiale. Perché, vi ripeto, chiaramente il 7 di denari ci parla di progresso, ci parla di vincita, ci parla di trattative che andranno a buon fine, però è chiaro che qui, vi ripeto, ci vuole tanta pazienza, perché il 7 di denari ci parla proprio di pazienza, che potrebbe comunque ovviamente richiedere anche molto sacrificio comunque da parte vostra, una sorta, vedete, di corsa contro il tempo, momenti anche di inquietudine. Quindi cercate obiettivamente, ragazze, di capire se per voi ne vale la pena
e quindi agire con pazienza e prudenza, due elementi fondamentali per poter procedere con questa persona, prudenza e pazienza. Oppure nel momento in cui vi sentite particolarmente inquieti, dedicatevi ovviamente a voi stessi e magari ad intraprendere comunque delle nuove conoscenze o comunque anche momentaneamente delle nuove vie, delle nuove strade, proprio perché vi ripeto, qui il successo c'è, ma obiettivamente è un po' lento. D'accordo? Però vi ripeto, è chiaro che c'è, ma le tempistiche non sono del tutto così favorevoli. Vediamo però a questo punto la carta del futuro tra queste due persone, 10 di spade, queste due persone si lasciano. Allora, 10 di spade, la torre e la morte rappresentano obiettivamente le carte peggiori del mazzo. Allora, il 10 di spade rappresenta, ecco appunto, quella famosa chiusura del ciclo, perché il mondo rappresenta appunto l'ultimo arcano maggiore, il 10 di spade rappresenta l'ultimo degli arcani minori, ok? Quindi arcani ovviamente minori numerali, perché poi sapete che ovviamente c'è il fante, il cavaliere, la regina e il re, ma ovviamente a livello numerale il 10 di spade, come il 10 di denari, il 10 di coppe, il 10 di bastoni, rappresenta la chiusura di un ciclo. Attenzione però ragazze, parliamo di spade, quindi ancora non parliamo di purtroppo bastoni e coppe, quindi sicuramente non parliamo di giorni o settimane. Questo per carità toglietevelo dalla testolina e anche dal cuore. Parliamo di denari, parliamo di spade. Quindi la rottura tra queste due persone ci sarà, però attenzione, perché adesso devo comunque spiegarvi alcune cose importanti, perché il 10 di spade è una carta molto pesante che chiaramente rappresenta una chiusura, ma una chiusura non, diciamo, particolarmente felice. Una chiusura che sarà dolorosa, vedete, da entrambe le parti, quindi sia da parte dell'uomo che da parte della donna. Quindi è chiaro che in questo caso queste due persone andranno purtroppo a risentirne per questa chiusura. Ve lo dicevo con la carta della torre, comunque nonostante lui in questo momento si senta, vi ripeto, molto felice, si senta comunque particolarmente con le spalle coperte appunto da poter scegliere e decidere, il 10 di spade però ci parla comunque di una sofferenza. Quindi ovviamente questa è una persona che nel momento in cui deciderà di chiudere definitivamente con questa donna si ritroverà comunque di fronte a sensi di colpa, si troverà di fronte a un minimo di dolore, si troverà di fronte a dei rimorsi e di conseguenza anche a momenti di malinconia e ovviamente di tristezza, soprattutto nel caso in cui questa persona abbia dei figli. Il 10 di spade quindi ci parla comunque di una persona che a livello emotivo, e partiamo da un discorso emotivo perché parliamo di spade, quindi abbiamo un mentale, una persona che da un punto di vista appunto emotivo andrà a soffrirne, quindi sicuramente non stapperà lo champagne, ma è sicuramente una persona che ovviamente si mostrerà, ragazzi, ovviamente anche a voi in maniera non particolarmente gaia e gioiosa. Come in questo momento abbiamo il sole, perché in questo momento la situazione in qualche modo tra loro ha preso momentaneamente una piega positiva, quando tra di loro ci sarà questo 10 di spade, sicuramente tra queste due persone ci sarà una condizione ovviamente ben diversa e questa persona potrebbe essere anche purtroppo nei vostri confronti non particolarmente felice, quindi potreste vederlo un po' triste e poco anche propenso per esempio alla chiacchiera o comunque al vedervi, perché il 10 di spade parla anche di un momento di solitudine. Inoltre, vi ripeto, le tempistiche sono piuttosto lunghe perché parliamo anche in questo caso di mesi. Di conseguenza, entro l'anno voi potreste vedere sicuramente una
chiusura tra queste due persone, però vi ripeto, non parliamo di una situazione che prenderà una piega definitiva tra qualche giorno o qualche settimana, eh. Quindi qui parliamo di diversi mesi, dai 7 ai 10 mesi, anche entro l'anno, ok? Inoltre il 10 di spade ci parla, come chiaramente tutte le carte di spade, anche di nemici. Di conseguenza questa persona, ecco appunto questo 2 di bastoni che temeva tanto, si troverà però inevitabilmente di fronte a delle situazioni di conflittualità e di conseguenza questa persona si troverà di fronte anche ad uno o più membri della famiglia o di lei o anche addirittura della sua stessa famiglia, molto irritati da questa loro separazione, da questa perdita definitiva, in maniera a mio avviso assolutamente sbagliata, perché questi due ragazzi avranno pieno diritto di poter decidere liberamente di lasciarsi senza che le due famiglie rispettive o amici o colleghi in qualche modo possano intervenire? Direi proprio di sì. Invece non sarà così, quindi qui ci sarà comunque l'intervento anche cattivo da parte comunque di determinate persone che fanno parte della loro cerchia, perché di solito le carte di grado 10 rappresentano comunque i familiari o comunque persone che fanno parte della cerchia della quotidianità di queste due persone, che cercheranno in qualche modo di evitare questa chiusura che comunque sarà inevitabile, e quindi notando che il loro contributo cadrà ovviamente nel vuoto diventeranno particolarmente ostili, ok? Questo potrebbe dunque portare anche a volte alla perdita di controllo da parte di quest'uomo per quanto riguarda appunto momenti di grande difficoltà, quindi potrebbe essere particolarmente nervoso magari in determinati periodi. Quindi vi ripeto, sicuramente in questo caso c'è una chiusura netta tra queste persone, però è anche vero che ovviamente qui parliamo di tempistiche obiettivamente, vi ripeto, molto lunghe. Tra l'altro il 10 di spade, come tutti gli arcani minori, ha dei tempi di realizzazione che si riferiscono a particolari appunto settimane dell'anno. Il 10 di spade si riferisce alle prime settimane del mese di novembre. Di conseguenza, ecco perché vi parlavo di un annetto di tempo, ma qui ci sarà la chiusura, quindi sicuramente tra queste persone c'è la rottura. Quindi sicuramente il 10 di spade ci parla, vi ripeto, di una chiusura netta, perché il 10 di spade rappresenta il divorzio, la separazione, l'allontanamento, ma rappresenta anche una situazione che a livello mentale, anche pratico, potrebbe effettivamente sfinire questa persona, proprio perché comunque, vi ripeto, ci saranno diverse tipologie di ostacoli imposti innanzitutto comunque da tanti nemici. Attenzione che il 10 di spade si riferisce anche alla carta del tradimento scoperto, quindi potrebbe sicuramente anche essere scoperto il vostro rapporto segreto e quindi potrebbe essere causa della rottura con questa donna. Questa carta, per quanto riguarda appunto i Romantic Tarot, rappresenta proprio la carta dell'addio. È tempo di addii da cosa? Dal dolore, dalle invidie, ma anche dai tradimenti, ok? Quindi lo spirito se ne va, abbandonando tra le lenzuola proprio tutti i 5 sensi, quindi il proprio cuore, il proprio desiderio. Quest'uomo obiettivamente lascerà questa donna perché capirà obiettivamente che tra di loro non c'è più nulla, che ci sono troppe ferite nel loro rapporto. La torre già ce lo preannunciava, ma è chiaro che, vi ripeto, non sarà comunque una separazione così indolore. D'accordo? Quindi potrebbe provocare comunque sicuramente non solo inimicizie per quanto riguarda appunto l'ambiente e l'entourage, ma anche dolore, vedete, nella stessa donna. Quindi anche la compagna ufficiale potrebbe in qualche modo risentirne particolarmente proprio di questa chiusura da un punto di vista emotivo.
D'accordo ragazzi? Quindi sicuramente dal vostro punto di vista è una stesa obiettivamente benaugurale, nel senso che qui abbiamo questo 10 di spade, per cui sicuramente questa coppia si separerà, questo sicuramente, però obiettivamente, vi ripeto, non sarà una separazione indolore, anzi direi che obiettivamente la situazione prenderà una piega piuttosto importante nella negatività. La domanda era: si lasceranno? Sì, in tempistiche però molto lunghe, che di conseguenza possono andare addirittura entro l'anno. Però sì, si lasceranno. Come potete aver notato, appunto, il consiglio degli arcani, la carta del 7 di denari, non è mai data a caso. È chiaro che obiettivamente immaginavo che le tempistiche sarebbero comunque state piuttosto lunghe, proprio perché, come appunto vi dicevo, in questo caso, appunto, sì, c'è il vostro successo, ma obiettivamente particolarmente tardivo e sofferto, di conseguenza sta alla consultante decidere se ne può valere la pena. D'accordo ragazze? Di conseguenza tenete duro, mi raccomando, prudenza, discrezione, perché vi ripeto che potrebbe anche esserci il rischio proprio che venga scoperto appunto il tradimento di quest'uomo con voi, e soprattutto cercate di riflettere bene se può valere o meno la pena procedere per questa storia con questa persona. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna.